Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono alle prese con la Fiat Panda 169 perché andrò in questo breve video a sostituire il volante di guida. Voi chiederete perché voglio sostituire questo volante. In realtà, come vi farò vedere dopo, il volante, che è quello originale, è molto usurato e vedrete che è screpolato lungo tutta questa parte circolare. Ho trovato su un mercatino questo volante usato, ma come vi farò vedere da un'inquadratura ravvicinata successivamente, sì, usato, ma veramente in condizioni molto migliori rispetto a quell'altro. Quindi per poche decine di euro ho deciso di prenderlo e quindi vi farò vedere come lo sostituisco. Quindi con la sostituzione del volante nella Fiat Panda 169 ci vediamo subito dopo la sigla. Ed eccoci tornati. Come vi avevo preannunciato, il volante che ho attualmente installato è molto rovinato, addirittura ci sono proprio dei piccoli pezzi che mancano ed è bruttissimo da vedere sia nella forma che nel colore, che qui è più sbiadito. L'ho visto anche su altre Fiat Panda, quindi penso che sia un po' un problema produttivo. Faccio vedere anche il volante che ho acquistato. Ed ecco invece il volante che ho acquistato, non so se si riesce a vedere, ma la superficie è nettamente migliore rispetto a quell'altro, sia nel colore che nella texture, diciamo. Quindi per poche decine di euro ho deciso di fare questo cambio. Vedendo un po' il volante, diciamo, nuovo, possiamo già intuire come dovremo fare a togliere il modulo airbag. Praticamente il modulo airbag avrà 3 ganci che si agganceranno su questi uncini e noi dovremo andare a scalzarli utilizzando un semplice cacciavitino piatto. Qui invece avremo un dado da 24 mm che andremo a togliere con la classica bussola da 24. Eccoci in abitacolo. Per prima cosa, prima di andare ad operare sul modulo airbag, come già visto anche nella rimozione del volante e del modulo airbag del Discovery 2 TD5, che vi linko qui sopra, la cosa più saggia da fare è andare a staccare la batteria e lasciare riposare il sistema per 5 minuti. Stacco la batteria, staccando ovviamente il polo negativo, e lascio riposare l'impianto per 5 minuti. Nel frattempo che passano i 5 minuti andiamo a vedere brevemente quali sono gli attrezzi che occorrono. Ovviamente il volante, la bussola da 24 con una prolunga, un crick da mezzo pollice estensibile per aumentare la leva, dei cacciavitini, ne basta uno, però vedremo quale andrà meglio, ovviamente che siano con il taglio, e una dinamometrica perché il dado qui dovrà essere chiuso a 50 Nm. Eccomi tornato in abitacolo per rimuovere il modulo airbag. Quindi ci sono quei 3 ganci che, come abbiamo visto prima nel volante nuovo, devono essere sganciati. Per farlo utilizzerò questo cacciavite. Andiamo a vedere dove sono i 3 fori nel quale inserire il cacciavite. Uno è questo, 2 e infine il terzo. Quindi uno alla volta andrò a sganciarli. Inizio a staccare i 3 ganci utilizzando il cacciavite a taglio, infilandolo una alla volta nel foro e ruotando il cacciavite fino a quando non si sgancia. Primo è andato, secondo è andato ed infine il terzo.
Ecco qui, il modulo airbag è fuori. Una volta che abbiamo sganciato il modulo airbag, dobbiamo liberare questi due connettori. Il primo è questo qui della tromba e possiamo utilizzare lo stesso cacciavitino a taglio di prima per pigiare qui e spingere fuori il connettore. Per quanto riguarda quest'altro, verde e azzurro, bisogna togliere prima questa clip di sicurezza, altrimenti questo connettore non verrà via. Una volta rimossa la clip, possiamo, aiutandoci delicatamente con il cacciavite, togliere anche quest'altro connettore. Adesso abbiamo il modulo airbag libero e lo andremo a posare in un luogo sicuro con la faccia, con la plastica rivolta verso l'alto, perché casomai dovesse per sfortuna esplodere, almeno si gonfierà il pallone e non partirà questa parte metallica. Quindi lo andiamo a mettere in questa maniera al sicuro. Ora abbiamo questo cappuccio di plastica, di gomma più che altro, che andrò semplicemente a rimuovere tirandolo. E questo è il dado da 24. Se notiamo bene, c'è praticamente un riferimento, una freccetta sul volante e un puntino sul diciamo la parte filettata del piantone dello sterzo. Questi dovranno essere allineati anche quando andremo a mettere il nuovo volante, altrimenti non avremo le ruote dritte. Per togliere il dado da 24, bussola da 24, prolunga e il click da mezzo pollice estensibile in maniera tale da aumentare la leva. Con le ginocchia blocco il volante e cerco di tenere più fermo possibile il volante. Ecco qui, già si è smollato e ora concludo a mano. Questo è il dado che andrebbe sostituito. Ora non resta che tirare verso di noi il volante. Se non dovesse venire con molta facilità, conviene comunque tutelarsi rimettendo il dado e tirando il volante anche con forza verso la nostra faccia. Avendo il dado inserito, eviteremo che ci vada a colpire il volto. Quindi adesso che mi sono assicurato che è libero e quindi scorre lungo le righe, vado a togliere in ultimo il dado. Quindi ora non mi resta che tirare via il volante, facendo uscire uno alla volta questi connettori, e ora non mi resta che andare a prendere il nuovo volante. Ed ecco il vecchio volante confrontato col nuovo. È sempre buona cosa andare a controllare che i due mille righe siano identici, quindi che l'acquisto sia stato esatto e che praticamente le dimensioni siano le stesse, un po' come tutti i ricambi si va a controllare che corrispondano. Ovviamente noterete subito che questa parte in plastica qui, che poi qui è dove abbiamo inserito il cacciavite per sganciarlo, qui non c'è, quindi dovrò travasare, trapiantare questa plastica da quello vecchio in quello nuovo. Semplicemente sono col classico cacciavitino a taglio da scansare queste linguette. Il primo, secondo e infine il terzo. Purtroppo queste parti qui si romperanno, infatti sono rotte anche in quello che ho acquistato. E lo vado a mettere sul nuovo. Ok, non mi resta che andare a rimontare questo nuovo. Ne ho approfittato per dare una pulitina a questa polvere che era qui da decenni. Prima di rimettere il nuovo volante, assicuriamoci che questa ghiera del blocco a sterzo sia correttamente allineata e inseriamo i connettori all'interno del foro nel volante.
e ovviamente anche il volante nuovo dovrà essere allineato con il simbolo della freccetta sul volante col pallino sul piantone. Questo quindi è il pallino sul piantone, questa è la freccetta. Quindi ora vado a rimettere il dado. Andiamo a rimettere il dado che stringeremo a 50 Nm. Ok, se potete farvi aiutare da qualcuno che vi tiene fermo il volante, farete sicuramente meno fatica rispetto a me che sto tenendo il volante con le ginocchia. Adesso non resta che mettere il cappuccio sul dado. Adesso a ritroso c'è da riattaccare il connettore verde con la sua sicura e il connettore della tromba a scatto. Quindi ora basta appoggiare il modulo airbag fino a sentire gli scatti. Quindi ora non resta che andare a riattaccare la batteria. Riconnetto ora la batteria attaccando il polo negativo e vado a controllare che il clacson funzioni e che non ci siano errori di spia airbag sul quadro strumenti. Perfetto, direi che il risultato è più che accettabile considerando l'età dell'auto e dal costo veramente contenuto. Ed eccoci quindi giunti, cari iscritti del canale, al termine di questo ennesimo video sulla Panda 169. Vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina per poter essere aggiornati sui futuri contenuti che pubblicherò. È importante iscriversi al canale in maniera tale che potete sostenerlo e incentivarmi a produrre sempre nuovi video. Contemporaneamente mettete anche un mi piace a questo video e lasciate qui sotto un commento nel quale mi dite la vostra su questo video e sul volante della Panda 169 che si rovina sempre molto spesso. Quindi con la sostituzione del volante della Panda 169 per oggi è tutto. Vi ringrazio per aver visto il video e vi saluto alla prossima.